Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Allora, per la serie, quando trovi qualcosa faccelo vedere, qualche strumentino bellino faccelo vedere, oggi vi presento questo multimetro oscilloscopio, generatore di funzioni e anche termocamera, 4 apparecchi diciamo in uno solo. Lo proviamo insieme, guardiamo i pro e i contro di questo apparecchio. Vi anticipo già, vi spoilerò che a vederlo, diciamo a sentirlo in mano è abbastanza pesantino ovviamente, e mi sembra molto robusto, mi sembra fatto molto bene, però guardiamo insieme, guardiamo insieme come funziona, i pro e i contro di questo apparecchio, sicché continuate a guardare il video e vediamo insieme io e voi come funziona questo apparecchio. Ecco, questo è l'apparecchio che vi dicevo, che fa praticamente da multimetro, da termocamera, da oscilloscopio e anche da generatore di funzioni. Io lo aprirei, guardiamo subito com'è. Allora, vediamo intanto cosa ci danno. Questa la mettiamo da una parte, ci sarà lo strumento dentro. Ci danno ovviamente, ci sono i cavi dell'oscilloscopio, il cavettino, eccolo qua, di ricarica. Questo cavettino qui singolo serve con i coccodrilli in cima e il BNC serve per il generatore di funzioni, e qui ci sono i puntali per usarlo come multimetro. Allora lo apro, la borsettina è sempre ovviamente gradita. All'apparenza anche in mano sembra robusto, avvicino, sembra di buona qualità, si tiene, cioè, dà in mano una sensazione di robustezza. E ora direi di accenderlo. Lo mettiamo ovviamente così e lo accendo. Ci mette qualche secondo per accendersi e la prima cosa che appare è la videocamera. Fra parentesi, qua sopra ci sono gli ingressi dell'oscilloscopio, questi due, questa è l'uscita del generatore di funzioni. Poi, per cambiare situazione, diciamo, per cambiare da termocamera come ora a multimetro, si preme il tasto accanto e qua diventa multimetro, avvicino un pochino per vedere se si ingrandisce meglio. Poi accanto c'è scritto oscilloscopio e premendo questa ovviamente diventa oscilloscopio, e l'ultima ovviamente farà il generatore di funzioni. Se poi guardiamo, ci sono delle linee colorate, dove la linea colorata di celeste è il multimetro, quella colorata di rosso è la termocamera e quella colorata di giallo è l'oscilloscopio. Noi possiamo vedere che ci sono, se io aziono l'oscilloscopio, poi seguendo le indicazioni gialle praticamente, qua ci avrò il canale 1, qua ci avrò il canale 2, se lo tengo pigiato appare anche il canale 2, e qua faremo tutte le varie, la sonda per 1 e per 10, AC e DC, e diciamo le varie cose sono segnate in questa maniera qui. Un'altra cosa interessante con la termocamera, per esempio, dopo vi faccio vedere anche le regolazioni, comunque è che si può scattare le foto e si può anche vediamo un po', e si può anche
filmare praticamente. Ora la termocamera già è un colore strano, comunque vediamo se l'avvicino. Allora, qua è come telecamera, praticamente si fa un film e qua si scatta le foto e può servire appunto per vedere quello che si fa, per documentarlo. Qui sotto dove si carica l'apparecchio c'è la presa sia per l'apparecchio, per ricaricare l'apparecchio, e c'è un SD, una micro SD che è infilata qua, e penso si possa mettere anche più grande. Comunque fa comodo perché uno la toglie di qui, la mette nel computer e vede quello che ha registrato. Si può vedere anche di qui dal menu, però diciamo in quella maniera lì lo vede bene. Io direi di partire con la videocamera e vedere, diciamo, quello che fa. Allora partiamo col menu della videocamera. Quando siamo nella funzione, per esempio in questo modo videocamera, o anche se siamo nella funzione oscilloscopio, premendo il menu si accede alle funzioni di quella cosa che stiamo usando al momento. Allora, con la videocamera possiamo riandare a vedere se abbiamo scattato delle immagini o dei video, e poi possiamo cambiare i colori praticamente della visione della termocamera praticamente. Possiamo andare a scegliere, ci sono delle palette ovviamente in base al prodotto che stiamo andando a misurare, in maniera che diventa più precisa la cosa, ovviamente, perché ogni materiale ci avrebbe la sua impostazione. Comunque, poi qui abbiamo l'unità di misura che è in gradi Fahrenheit o gradi Celsius. Possiamo impostare un range di temperatura, diciamo, e così via. Non lo guardiamo tutti, possiamo impostare un allarme per temperatura, e poi c'è anche, questo è importante, oltre alle altre funzioni che ovviamente sono tutte importanti, quando si arriva a questa dicitura qui si formatta la SD, se no una volta che uno è pieno non sa come formattarla. Comunque, allora di default appare ovviamente con questa visione, diciamo, dei colori, però se io la cambio dal menu, si può andare qui dove c'è scritto Color Palette, si va a vedere, per esempio, se io scelgo una visione, per esempio qui, la vedrò in verde, può servire per, diciamo, varie cose, in base a come si vuole vedere una data immagine, in base anche a cosa stiamo praticamente misurando. Può essere comodo in base all'ambiente che c'è, chiaramente a quello che stiamo vedendo dietro, se stiamo vedendo dei componenti elettronici, in base a quello che c'è, può essere interessante andare a vedere con un colore diverso. Qui vedete il dietro praticamente rimane nero rispetto alla mano che quando è calda è bianca. All'opposto, se andiamo a vedere qua, questo lo inverte praticamente. La mano, diciamo, è più scura e il dietro è più chiaro. Comunque la mettiamo nella maniera tradizionale. Lo mettiamo come arriva a cose normali. Se io metto la punta del saldatore, che supererà la soglia per il quale scatta l'allarme, è stato impostato l'allarme, vedete che lui legge la temperatura ora vediamo quant'è, però sta superando la soglia che era stata impostata e ci avvisa ovviamente. E questo possiamo mettere qualsiasi soglia che ovviamente è nel menu.
ora sono 259 gradi, è questa punta qui. Facciamo una prova anche facendo una registrazione. Allora, per esempio, ora io sto inquadrando questi due bicchieri, uno contiene acqua fredda, poi vi metterò da una parte l'immagine ovviamente della videocamera, quello che vede la termocamera, scusate. E noi ora stiamo vedendo questi due bicchieri qui che a cose normali, se vedete, non si vedrebbe niente ovviamente. Se io sto versando dell'acqua calda, molto calda diciamo, e con la termocamera ovviamente si vede che un bicchiere con la termocamera ovviamente si vede che un bicchiere è blu scuro praticamente e quell'altro diventa arancione. Quello lì ovviamente è quello con l'acqua calda, che è questo qui ovviamente, che è molto calda. E la stessa cosa succede con i componenti elettronici. Allora, altre cose, poi si può vedere che quello che è acceso ovviamente, anche se non è caldo magari, ha temperature diverse e si vede perché è evidenziato di arancione. Quella è la stazione saldante. Poi quell'oscilloscopino lì, che vi metto di lato e che ora sto inquadrando, come vedete è spento, ma se io lo vado a inquadrare si vede che comunque sta consumando e è leggermente caldo a una temperatura di 20 gradi rispetto ai 14 che sono qua, e lo sta indicando perché è in preaccensione. Ma anche vi faccio vedere alcuni alimentatori che sono collegati, sono a temperatura diversa e praticamente la termocamera lo mostra. Quello è un piccolo alimentatore switching e come vedete ce n'è anche un altro accanto, è caldo rispetto all'ambiente intorno a circa 27 gradi, sicché non si vede solo le cose veramente calde, ma anche quelle che rispetto a cose fredde sono un pochino più calde. Ora inquadrerò con la termocamera quei due rubinetti lì, uno dell'acqua fredda, uno dell'acqua calda, l'avete già visto magari anche in un altro video, li apro tutti e due, le inquadro con la termocamera e si vedrà che uno tende a diventare più blu, quello dell'acqua fredda, e quello dell'acqua calda addirittura tende a diventare più rosso, giustamente. Ora lo apro, questo è quello dell'acqua fredda, vedete la mia mano è rossa, l'acqua sta diventando praticamente più fredda e sta scurendosi, sta scomparendo. E questo è quello dell'acqua calda, praticamente, che ora, appena arriva l'acqua calda dal boiler, dovrebbe diventare bello rosso e addirittura dovrebbe essere così sensibile, si aspetta un attimino praticamente, dovrebbe essere così sensibile da, se scorre un po', da far vedere il tubo che è all'interno del muro, perché il tubo ci passa praticamente e scalda anche lui. Ora aspettiamo un attimo, poi stacco questo tubo qui, perché ovviamente se no ci dà noia alla misura. Probabilmente, se andiamo a vedere, vedete anche la goccia dell'acqua che cade, se andiamo a vedere piano piano dovremmo vedere qui in questo punto che sta iniziando a diventare più caldo. Il multimetro lo vedete qua, spero di non tappare niente. Praticamente con questi tasti si sceglie, questo è in DC, questo in AC, qui misura la frequenza, il duty cycle, poi se si va avanti
con questi tasti, si scorre praticamente, e avete visto, sono passato nell'altro menu, torno nel menu precedente, passo nell'altro menu, a questo punto Home, prova diodi, cicalino e prova condensatori. Torniamo nella funzione, torniamo indietro e misuriamo il volt. Qui li sta misurando in automatico. Una cosa bellina di questo multimetro qui è che diversi multimetri, purtroppo i millivolt non sono, diversi multimetri oscilloscopi per esempio, hanno i millivolt che non si vedono, praticamente cioè si vedono ma si leggono male, hanno pochi decimali perché sono messi, diciamo, come volt. È vero che ha diverse cifre e si vanno a leggere lo stesso, ma non hanno la funzione proprio di millivoltmetro, anche se come voltmetro lo leggono lo stesso. Questo multimetro qui, oltre ad avere le cifre belle grosse oltretutto, in millivolt, ora sto leggendo praticamente 10 millivolt e 50, e si leggono molto bene e arriva fino a 199 millivolt, 191, 190 e mezzo, e se proseguo ovviamente arrivo fino a 199 e poi se proseguissi ancora a 200 millivolt allora mi legge 0,2 volt. Ecco, tanti multimetri leggono in questa maniera qui e basta. Però che succede? Se io vado a leggere per esempio 10 millivolt o 20 millivolt, come in questo caso qui, 20 millivolt e mezzo, magari con un multimetro posizionato solamente in volt, le vado a leggere nell'ultima cifra, qui mi manca una cifra praticamente, e con questo torna meglio. Il multimetro è preciso, fra parentesi. Ora stiamo leggendo, se cambia di scala ovviamente lo sentite perché bippa. Stiamo leggendo 40 volte, sicché praticamente diciamo che sta funzionando bene. Guardiamo la tensione alternata. Ecco, quando fa questi bip è perché sta cambiando di portata. E la tensione di rete è scesa un pochino da stamani. Era 230 e qualcosa, ora siamo a 218. Infatti, come ripeto sempre, è una tensione di rete ballerina. Allora, andiamo a misurare una frequenza. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che sul retro, se vedete qui c'è una lente che serve per, loro la chiamano macro, ma insomma serve per poterci avvicinare. Magari c'è un transistor che vogliamo andare a controllare, vogliamo andare più vicino, si sposta questa lente qui sopra e lui, diciamo, fa, chiamiamolo da macro, insomma fa da lente e si può andare più vicino. Rimettiamolo lì, misuriamo una frequenza, mi organizzo col generatore. Prima di misurare una frequenza facciamo una cosa, lasciamolo su volt in alternata e guardiamo se almeno a 1 kHz va a leggere correttamente, perché è importante. Lo dico sempre perché sono dietro all'amplificatore io. Se uno vuole andare a misurare la potenza di un amplificatore con un segnale magari a 1000 Hz, in questa maniera qui è sicuro che legge. Infatti sto erogando circa 3 volt, dico circa perché ovviamente il generatore di funzioni 3 volt, se fa 3 e 0,12 è più che nella norma, a 1000 Hz, e lui le sta leggendo. Se io vado fino, mi pare, a 1200 Hz o proviamo 1300 Hz, lui le legge correttamente. Sopra, mettiamo che vada a 2 kHz, comincia a leggere male. Sicché diciamo, se uno lavora con un segnale a 1 kHz, il suo lavoro lo fa tranquillamente. Andiamo a leggere una frequenza e ovviamente 2 kHz le legge, ma mi sembra che non arrivi sopra i 100
kHz. Qui siamo a circa 100 kHz, proviamo 200 kHz, è andato, diciamo 150, no, sono su 150 kHz, non le legge, diciamo lo danno, mi sembra, per 100 kHz, sicché fino a 120 kHz, 100, proviamo 130, fino a 120 kHz insomma lavora, ma di più no, però diciamo per gli usi, anche se uno lavora con bassa frequenza, è più che sufficiente per sapere magari che tipo di segnale c'ha. Se lo spostiamo accanto, per esempio il duty cycle, a me personalmente non mi interessa niente, ma insomma mettiamo su kHz, abbiamo qui dice 51% di duty cycle, lo prendiamo per buono, e passiamo oltre. Misuriamo un paio di resistenze per vedere il valore basso e il valore alto, prendo una coppia di puntali. Allora vediamo come si comporta con una resistenza da 10 ohm. Vado a leggere 10,11 ohm, sicché diciamo salta la prima cifra ma mi dà una lettura piuttosto diciamo precisa. Intendo come numero di cifre decimali. Su 100 ohm circa mi va, praticamente se fosse 100 mi andrebbe qua, sicché va bene, e ora fa la lettura in kilo-ohm. Come vedete è quasi un kilo-ohm questa resistenza, sicché è abbastanza preciso e sta cercando di scappare verso i kilo-ohm. Praticamente le misure, ecco, se fosse stato un kilo-ohm preciso si accendeva anche l'uno davanti, diciamo, oppure un kilo-ohm e 2 avrebbe fatto la misura, diciamo, più non dico più corretta, ma migliore, nel senso come lettura si sarebbe vista meglio. Prendo una resistenza da 1 kilo-ohm e 2, vi faccio vedere. Intendevo praticamente questo: se io ho una resistenza che supera il kilo-ohm, si va a leggere meglio, perché ovviamente l'1 è tutto a sinistra, poi c'è il punto e va là. Se la resistenza è da 900 ohm, ovviamente mi fa vedere solo le ultime cifre. La precisione ovviamente è ottima, anche sto vedendo che la precisione è ottima. Facciamo una prova anche di misura diodi e proseguiamo. Allora, ovviamente per spostarmi nei menu uso i tasti funzione che sono sotto, nel senso qui sono su ohm, pigio il tasto accanto che mi evidenzia il diodo e lì sono su diodo. Questo è un diodo, così non dovrebbe segnare niente, infatti, e da quest'altra parte mi segna la caduta di tensione che è quasi 0,6 volt. Se fosse un diodo al germanio o un diodo veloce, la caduta di tensione sarebbe inferiore, e chiaramente nella stessa maniera si può misurare le giunzioni di un transistor. Proviamolo velocemente come cicalino, è anche molto veloce, altri non sono così veloci come cicalino, sicché è una bella cosa, e prendo qualche condensatore. Mi sembra che questo arrivi solo fino a 100 microfarad. Allora proviamo subito un condensatore da 10 microfarad, magari se lo sposto dalla parte giusta è meglio. 10 microfarad lo misura correttamente, lo sapete, c'è una tolleranza nei condensatori. Questo è da 100 che ho preso, no, ho detto una bugia, questo è da 47, vado a prendere uno da 100. Allora, questo è da 100, dov'è? Questo qui è da 100, vediamo un po' se lo misura, ecco qua, 94, 92 microfarad, rientra nella tolleranza. Proviamo un 200 se lo misura, ho preso un 4,70, vediamo se è vero che si ferma a poco più di 100, infatti praticamente non lo legge, mi va a leggere 200 piano piano, però forse ci arrivo. No, purtroppo no. E sicché diciamo si ferma a poco più di 100 microfarad, come c'è scritto sulle istruzioni. Vediamo in questa maniera qui se siamo avvantaggiati con i condensatori di piccole capacità. Diciamo che anche questo qui è un condensatore da 80 picofarad o giù di lì, si legge male praticamente, si legge veramente male. Per leggere qualcosa si deve andare su un condensatore da 100.000 come questo. Vabbè, diciamo che comunque funziona anche come condensatore, ma
le portate mi piacciono un po' meno rispetto alle altre. Proviamolo a questo punto, visto che il multimetro l'abbiamo provato, non ci resta di provarlo come oscilloscopio e come, diciamo, generatore di funzioni. Lo riaccendo, ci collego le sonde dell'oscilloscopio, questo è il canale 1, questo è il canale 2 e ci collego direttamente anche il generatore, l'uscita del generatore. Perché? Perché praticamente, mettiamolo su oscilloscopio, ora io per tarare la sonda ho bisogno di un'onda quadra. Andiamo come generatore di forme d'onda, vedo di avvicinarmi un attimo. Vado come generatore di forme d'onda sull'onda quadra, è un'onda quadra a 1 kHz, ci collego praticamente la prima sonda e anche la massa ovviamente, metto la sonda per 10 perché lo sapete la taratura si fa con la sonda per 10, torno su oscilloscopio, sposto il valore a 10 per, faccio auto, lui mi va a leggere, è quasi buona diciamo, però di solito va tarata questo trimmer qui. Allora, vediamo di allargare un attimo la forma d'onda qui, come si fa. Io lavorerò ora in questo buchino qui, praticamente. Come vedete qui c'è la nostra forma d'onda, se io, vediamo se non vi passo davanti, se io muovo questo trimmer qui, ovviamente, vedete che la sonda non lavora bene perché la forma d'onda si storge o da una parte o dall'altra, sicché devo mettere che sia perfettamente una forma d'onda quadrata. A questo punto la sonda è tarata e possiamo, diciamo, passare a fare le misure anche con altri oggetti, diciamo. Allora, vediamo il generatore di forme d'onda come funziona. Questo è il generatore di forme d'onda. Se vediamo che ci sia meno riflessi che sia possibile. Con questo tasto qui possiamo scegliere le 3 forme d'onda. Ce n'è 3 praticamente di forme d'onda, non ce n'è tante come in altri generatori. Allora c'è una forma d'onda sinusoidale, una forma d'onda quadrata, che l'abbiamo già usata, e una forma d'onda a dente di sega. Allora, la cosa brutta anche qui è che la forma d'onda qui ora è 1 kHz, però esce sempre a 3 volte picco picco, mentre la forma d'onda quadra esce, si può regolare il duty cycle, ma esce sempre a 3 volte picco picco. Non è detto che magari in un aggiornamento del firmware sistemino questa cosa qui, perché uscire sempre con 3 volte picco picco è un po' tanto, però questo è quanto. E poi abbiamo la forma d'onda lo stesso a dente di sega e anche qui è fissata, si può praticamente variare solo la frequenza come di quella sinusoidale e anche di quella quadra, ma non si regola né il duty cycle né il voltaggio di uscita. Prendiamo una forma d'onda per esempio sinusoidale e funziona fino a 100 kHz, ma con step, se vedete, che sono programmati, sì, che 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 5 kHz, non per esempio 2,2 kHz, sicché diciamo funziona a step. Fino a 100 kHz per quanto riguarda il discorso audio è più che sufficiente, da 10 Hz a 100 kHz, però diciamo in questo caso qui si poteva fare qualche cosina di più. Comunque, per quanto riguarda invece la forma d'onda a dente di sega, se non mi sbaglio è la stessa cosa, anche questa arriva fino a 100 kHz, mentre la forma d'onda quadrata arriva fino a 5 MHz, e sicché diciamo è un pochino più, esce un pochino di segnale più alto, non inteso come ampiezza, come frequenza. Allora facciamo una cosa, ovviamente mettiamolo su oscilloscopio. Ovviamente ci dà le indicazioni, in questo caso era una forma d'onda quadra a 1 kHz e un valore di 2,31 volt. Ora vediamo di metterci 2 tipi di forme d'onda. Per esempio una
forma d'onda sinuosidale e una forma d'onda quadra. Prendo i cavetti, ci attacco il generatore di forme d'onda esterno che arriva fino a 30 MHz. Fra parentesi, questo oscilloscopio dovrebbe essere, se non mi sbaglio, 70 MHz con un canale solo in funzione, con 2 canali in funzione arrivare a 40 o 50. Allora sì, 70 MHz un solo canale, con 2 canali 40 MHz, che non è male, diciamo. Ecco, ora stiamo visionando 2 forme d'onda praticamente e stiamo leggendo qui i valori di una. Ora, con 2 forme d'onda su un monitor così piccolo ovviamente si vede, però è un attimino affollato, diciamo, lo schermo. Comunque la sincronizzazione è buona e insomma funziona bene, diciamo. Spostando con F1 e F2 i valori che andiamo a leggere saranno alternativamente del canale 1 e del canale 2, i valori che andiamo a leggere qui. Ovviamente c'è la possibilità di bloccare anche l'immagine, per esempio se io ovviamente tolgo il bocchettone, l'immagine sparisce. Se io premo il tasto stop, qui appare il simbolo praticamente del fermo immagine. Se io anche stacco il connettore rimane lì fino a che non cambia. Vediamo un attimino come legge fino a 30 MHz. Siamo andati a 30 MHz, facciamo auto e legge e fa anche presto, diciamo, a sincronizzare, sicché con un canale arriva ovviamente fino a 70 MHz. Mi sembra che anche come oscilloscopio, diciamo, faccia il suo dovere. Ovviamente non è un oscilloscopio adatto a studi scientifici, ma a chi gli serve un oscilloscopio palmare da mettere in valigia, nella borsa dei ferri, da portare via, eccetera eccetera, con 70 MHz di banda passante o per un canale o 40 con 2, è un apparecchio che comunque permetta anche di avere, anche se limitato, ripeto, un generatore di funzioni e un multimetro nello stesso apparecchio, oltre ad avere un'ottima termocamera, che come termocamera è ottima. Io penso che il gioco valga la candela. Io passerei alle conclusioni, perché insomma mi sembra che il suo, diciamo, lo faccia. Allora, il video è finito, traiamo le conclusioni. Questo apparecchio che fa termocamera, multimetro, oscilloscopio, generatore di funzione, fa 4 appunto in uno, come mi è sembrato? Migliorabile, a dire la verità, ci sta che venga migliorato con un firmware, però è molto completo e specialmente come videocamera termica, come termocamera, è piuttosto precisa e piuttosto all'avanguardia. Anche come multimetro va molto bene, perché si è visto misura anche in millivolt. Il generatore, diciamo, di funzioni mi lascia un pochino perplesso, però la sua funzione comunque la fa se uno non ha bisogno di usare frequenze intermedie. L'oscilloscopio va piuttosto bene e ha una banda passante, diciamo, abbastanza alta, e sicché diciamo che nell'insieme questo apparecchio da tenere in borsa, averlo avuto, diciamo, a miei tempi, ecco, non so se rendo l'idea. Chiaramente per chi deve fare delle cose scientifiche è magari un po' limitato, ma per tutti quegli altri può andare bene. Comunque io vi lascio il link in descrizione se a qualcuno gli interessasse sapere dove acquistarlo. Io vi saluto e noi ci vediamo con un prossimo video, magari questa volta di riparazione. Ciao a tutti!